Ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi andiamo a vedere la potatura del nespolo giapponese. Il nespolo, quello che fa le nespole arancioni, che si trovano comunemente in commercio. Allora, premessa, per fare un lavoro fatto proprio bene, il nespolo giapponese si pota 3 volte all'anno. Una volta in fioritura, dove andiamo a eliminare un po' di fiori, in modo da ridurre la fioritura. Una volta adesso, quando abbiamo i frutticini e iniziamo a capire quali sono i rami un po' più promettenti, quali sono i rami meno promettenti, quindi li andiamo a sfoltire ulteriormente e possiamo anche andare a togliere proprio delle nespole dal fiore, da quello che era una volta il fiore. E poi la potatura vera e propria, che è quella di contenimento, si fa a giugno-luglio, dopo la fruttificazione, quindi raccogliamo le nespole e poi andiamo a fare una potatura, quindi andiamo a sfoltire la parte centrale, andiamo ad abbassare un po' la chioma, quindi facciamo tutte le classiche operazioni di potatura che accomunano tutte le piante da frutto. Io per praticità ne faccio due, quindi faccio una potatura adesso e una potatura a giugno. Quella a giugno, come potete vedere, non l'ho fatta e infatti è tutto un po' scapestrata questa pianta, non ho avuto tempo, non sono riuscito. Perché la faccio adesso? Perché io vado a eliminare dei grappoli fruttiferi interi per evitare di fare due potature, faccio una passata sola e poi i fiori mi dispiace toglierli perché fanno bene alle api. Io avendo le api, avere tanti fiori fa bene anche a loro. Quindi le raggruppo in un'unica operazione queste due, la faccio adesso, quindi vado a eliminare quei grappoli che hanno meno frutti o sono un po' più piccolini e vado a eliminare magari qualche nespola dove ce ne sono troppe. Vediamo che il nespolo non fa dei fiori sparpagliati e omogenei sulla chioma, ma fa dei grappoloni, fa dei bei grappoli di fiori che sono belli profumati in inverno. Noi andiamo a togliere un grappolo ogni 2-3 grappoli, in modo da ridurle drasticamente. Tipo questo qui è più compatto, più piccolino e ha le nespole più piccole. Vedete qua ci sono delle nespole che iniziano ad essere già un po' grossine. Questo qui non ne ha manco mezza. Quindi questo qui lo andiamo proprio a togliere. Poi abbiamo questo e abbiamo questi qui. Io andrei a togliere questo qua e lasciamo una situazione di questo genere. Quindi qua uguale ne abbiamo 4. C'è questo qui che è un po' più indietro, un po' più secchino, ancora ha un fiore fresco e lo andiamo a eliminare. E poi manteniamo questo che è più vicino al tronco principale. E si sa, la frutta che è più vicina al tronco principale resterà più succosa e più grossa. A voler fare proprio un lavoro preciso, ci potremmo mettere qua a spulciare le nespole dove ce ne sono troppe, toglierne qualcuna un po' più piccola. Non lo faccio, vi dico la verità, non lo faccio. Si potrebbe fare, ma io non lo faccio. Questo qui all'apice è un po' più piccolo, lo togliamo. Lasciamo solo questi due, anzi ce ne sono 3, questo qui è molto più piccolo e lo togliamo così. Vedete, ogni 2 ne tolgo uno, praticamente lo riduco della metà, un po' meno della metà, perché se sono magari su dei rami un po' diradati dove ce ne sono 3, su 3 ne tolgo uno. Andiamo a fare un lavoro approssimativamente così. In questo modo possiamo avere meno nespole chiaramente, però saranno più grosse, più succose e più saporite e avranno anche il nocciolo un po' più piccolo in confronto alla polpa. Sapete che i nespoli nei giardini, se li lasciamo lì, faranno tantissime nespole, ma hanno il nocciolo molto grosso e la polpa molto fine. In questo modo andiamo a migliorare la qualità del frutto. Vai, facciamo un altro ramo. Questo qui, vedete che questo qui è gigantesco, è pienissimo di nespole, ha tantissimissime nespole. Questo qua di fianco è più piccolo, ne ha poche, ma sono un po' più belline. Quindi io vado a togliere quello grosso, così. Questo qua com'è? Questo qua è piccolino proprio, lo togliamo, è rimasto in ombra. Qua c'è questi due fiori vicini e poi ce n'è uno secco sotto, lo vedi? Via, questo qui riusciamo a toglierlo anche a mano perché è proprio secco.
Questo qui è più piccolo di fiore ma ha le nespole più grosse. Vedete che belle nespolotte che ha in confronto a questo, che ne ha tante e tutte piccole. Invece di star lì a speluccare, che noi non abbiamo tempo di speluccare, togliamo questo e lasciamo questo qui. Questo qui a me sembra un po' secchino, però sì, possiamo togliere anche questo. Ok, avanti, tutta la pianta così dobbiamo fare. Poi, guarda qua, qua c'è anche un po' di patologia fungina. Questo qui è un fungo che fa questo lavoro qua, la ticchiolatura. Se riusciamo andiamo a togliere anche le foglie un po' più malate e il secco si può togliere anche a mano così. 2, questo qui ha già le nespole un po' più avanti, questo qui è ancora indietro col fiore, via. 1, questo qui è doppio, c'è questo qui che è un po' più indietro, questo qui è più avanti, più grosso, però manteniamo quello che è più avanti in modo da anticipare anche la fruttificazione. Vediamo qua, questo qui è bello grosso, questi qui sono 2 piccolini così. Io direi che questo qui lo togliamo tutte e 2 e lasciamo solo questo. Qua c'è un po' di secco di fianco, il secco è sempre bene eliminarlo perché è un ricettacolo di funghi, insetti e altre cose brutte. Questo qui piccolino è all'ombra di tutti questi qua. A toglierlo, guarda qua che magia, andiamo ad arieggiare tutti gli altri. Quindi questo qui può andare bene che è bello vicino, questo qui può andare bene, questo qui è proprio indietro, ancora fiore, lo togliamo. E qui ce n'è 3, 1 ancora fiore indietro, 1 piccolino tutto all'ombra. Io questi 2 li toglierei. Eccolo qua. Da prima a dopo. Vedete come è più aperto, come è più arieggiato. Lasciamo i grappoli floreali un po' più belli dove ci sono le nespole più grosse. Facciamo meno nespole ma più buone. Questo qui ha le nespole più grossine, però è tutto in ombra. Guarda se lo lascio cosa fa. Sono tutte in ombra completamente. Non va bene. Togliamo questo, anche se sarebbe quello più bello. Questo qui vedi che resta più bello all'esterno. Questo è tutto fiore, dove sono le nespole qua? C'è questo qua da solo, tutto all'ombra un po' secco, via. Arieggiamo questi 2 che l'anno prossimo ci faranno dei bei fiorelloni. Il nespolo del Giappone, ragazzi, è una pianta che io proprio vi consiglio nelle vostre campagne, nei vostri orti, perché fa questi bei fiori profumatissimi in inverno. Vi profuma veramente l'inverno questa pianta. È facile da tenere, fa tanti frutti, con qualche trattamento di rame ce la siamo cavata, non serve fare trattamenti troppo tecnici. Per questo video è tutto, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, un saluto dal contadino Nick.